Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con i Romantic Tarot, ossia ovviamente parleremo d'amore in riferimento ovviamente ad una storia, ad una frequentazione che voi avete avuto appunto con una determinata persona. Ragazzi, storia che ovviamente può essere tra due persone libere oppure tra due persone impegnate o una delle due persone impegnate. Comunque, storia o frequentazione che ad oggi ovviamente si è chiusa o comunque è in stand-by o comunque anche semplicemente si è sfilacciata. Quindi vogliamo cercare di capire, come appunto avrete letto dal titolo del video, se ricomincerete a frequentarvi. Naturalmente, ragazzi, cercheremo anche di capire, dunque non soltanto se ricomincerete a vedervi, a sentirvi con questa persona, ma ovviamente anche come sta in qualche modo gestendo questo momento di allontanamento da voi, che immagine ha ad oggi di voi, quindi cosa pensa, cosa prova ovviamente per voi. Cercheremo anche di capire come intende muoversi nell'immediato futuro e ovviamente anche posizione a mio avviso fondamentale il consiglio che vi verrà dato dagli arcani su come potersi muovere in questa situazione per ovviamente ottenere i risultati migliori. Ed infine carta dell'esito, anzi carte dell'esito finale che appunto riguardano una visione in riferimento ad un futuro anche più chiaramente distante nel tempo. Ovviamente, ragazzi, sempre tenendo conto chiaramente delle tempistiche identificate dagli arcani, perché voi sapete che appunto gli arcani ovviamente hanno ciascuno delle tempistiche ben precise. D'accordo? Questo è ovviamente, ragazzi, un video ad una sola stesa. Voi appunto avrete notato che sul canale io tendo appunto ad abbinare video a due stese e video a una stesa unica per cercare appunto di venire il più possibile incontro alle preferenze e alle esigenze di tutti. So che ad alcuni di voi piacciono particolarmente appunto le doppie stese, la doppia variante in modo da poter scegliere, altri invece preferiscono appunto la variante unica, quindi io cerco sempre di alternare più possibile appunto i video a due varianti e video a una variante proprio per cercare appunto di venire incontro appunto ai gusti un po' di tutti. Tornando comunque appunto a questo particolare video, quindi a stesa unica, e dunque ovviamente seguendo il principio di sincronicità, cerchiamo dunque di capire ovviamente la persona con la quale avete avuto una storia, una frequentazione che ad oggi si è interrotta definitivamente o almeno diciamo parzialmente definitivamente, o comunque una storia che è comunque in qualche modo in stand-by, bloccata, sfilacciata. Ecco, cerchiamo di capire se questa storia procederà e quindi ovviamente se è semplicemente un momento di stop o comunque un momento di difficoltà superabile, oppure se questa persona permarrà comunque in una situazione ovviamente di fermo, di stallo e di blocco. E ovviamente cerchiamo chiaramente anche di capire ad oggi questa persona come ovviamente sta vivendo questo momento di allontanamento da voi. Soprattutto cerchiamo di capire anche qualcosa in più, perché no, della personalità di questo individuo e ovviamente anche ad oggi cosa pensa e ovviamente cosa prova per voi. Vediamo un po'. Perfetto, allora io allontano ragazzi ovviamente momentaneamente o dal tavolo di stesa appunto l'intero mazzo in modo da poter fare più spazio ovviamente possibile. Allora,
Come avrete notato, appunto, questa stesa particolare, diciamo a ventaglio, è già stata utilizzata molte volte ovviamente sul canale, ed è appunto una stesa che è particolarmente aderente ai ritorni. In questa prima posizione abbiamo il presente, quindi come questa persona sta reagendo obiettivamente a questo momento di difficoltà o comunque all'allontanamento da voi. In questa posizione, quindi questa coppia di carte, rappresenta invece il come questa persona ad oggi vi vede, quindi che immagine questa persona ha obiettivamente di voi. Questa terza coppia di carte rappresenta invece il futuro più immediato, quindi come questa persona conta di muoversi, diciamo, nell'immediato futuro. In questa quarta posizione, quindi quarta coppia di carte, abbiamo appunto il consiglio degli arcani, e in posizione ovviamente centrale abbiamo appunto l'esito finale, quindi come agirà questa persona e che cosa accadrà obiettivamente fra di voi nel futuro più distante, d'accordo? Quindi in un futuro più remoto. Dunque, ritorniamo alla stesa specifica e dunque affrontiamo questa prima posizione, ossia ovviamente ad oggi questa persona chiaramente come sta vivendo questo momento di allontanamento da voi. Vediamo un po'. Qui abbiamo la regina di spade e qui abbiamo la carta della forza. Allora, la regina di spade parla di una presenza, diciamo femminile, quindi un'energia femminile particolarmente ostile per quanto riguarda la vostra relazione, cioè potrebbe essere appunto una donna che o non vedeva di buon occhio il vostro rapporto, non avendo però alcuna mira nei confronti di quest'uomo, quindi può essere per esempio una sorella piuttosto che appunto un'amica che comunque ha consigliato quest'uomo nel farvi in qualche modo rimanere tutt'oggi distanti l'uno dall'altra, oppure potrebbe essere una donna che invece ha ovviamente delle mire nei suoi confronti. Lui non la vive come una donna importante o comunque come una donna che possa piacergli, perché la vive come una regina di spade, quindi sicuramente come appunto una donna che in qualche modo gli è vicina, ma che lui non vive come eroticamente importante, quindi non è attratto da questa donna perché per lui è una regina di spade. Però è ovvio, ragazzi, che la regina di spade comunque ci parla di una donna che dal suo punto di vista invece è molto attratta da lui ed è comunque interessata a lui. Tra l'altro la regina di spade parla di una donna anche molto gelosa, che quindi potrebbe in qualche modo essere anche gelosa di voi e del rapporto che c'è sempre stato appunto tra di voi. Quindi è chiaro che in questo caso, nel caso sia quindi il rapporto con una persona impegnata, la regina di spade è ovviamente la compagna ufficiale, che potrebbe in quest'ultimo periodo, diciamo, essersi particolarmente imposta nella vita di quest'uomo, aver cercato sgomitando di riprendere, diciamo, il posto al fianco di quest'uomo, o comunque sta cercando anche di capire, di controllare quest'uomo per cercare di comprendere se possa o meno avere qualcun altro nella testa e nel cuore, o anche averlo avuto. Perché, vi ripeto, la regina di spade è comunque una donna che tende a controllare, perché è molto gelosa, vi ripeto, molto possessiva. Quindi nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, la compagna potrebbe aver, diciamo, fiutato qualcosa, notato qualcosa di strano e quindi potrebbe in questo momento cercare di controllarlo maggiormente, quindi gli sta particolarmente addosso. Nel caso in cui invece il vostro sia stato il rapporto con una persona libera, quindi lui non era ufficialmente impegnato con un'altra persona, vi ripeto, la regina di spade potrebbe essere o una madre, una sorella, un'amica che in qualche modo non vedevano di buon occhio il vostro rapporto, oppure chiaramente una persona che è interessata a lui. Perché con la carta della forza vi ribadisco il fatto che questa persona è molto presente o cerca, diciamo, questa regina di spade, di essere molto presente nella sua vita.
attraverso che cosa? Non la forza ovviamente bruta, ma attraverso la comunicazione, perché la carta della forza rappresenta dei dialoghi, appunto un parlare, un confidarsi, che porta ovviamente l'altra persona a convincersi circa come procedere in determinate situazioni, in questo caso nel rapporto con voi, in riferimento ovviamente alla rottura con voi. Quindi è una persona che riesce, tra virgolette, ragazzi, diciamo, a controllarlo o comunque in qualche modo a, diciamo, molto influenzare i suoi movimenti, proprio perché obiettivamente ha una capacità dialogica molto furba, attenta, intelligente, perché è una regina di spade, quindi usa molto il mentale, quindi sa cosa dire e quando dirlo, per ovviamente cercare di arrivare a un suo obiettivo, un suo risultato, in questo caso appunto o allontanarvi comunque da lui oppure comunque prendere diciamo il vostro posto, quindi comunque è una persona interessata a lui, quindi qui c'è un'altra persona che in qualche modo potrebbe essere interessata a lui. Lei è interessata a lui, non lui interessato a lei. Quindi abbiamo una regina di spade, quindi un'altra persona, un'energia femminile che in qualche modo ha remato contro, sta remando contro il vostro ritornare insieme. E lo fa, vi ripeto, attraverso la carta della forza, cioè una capacità dialogica di un certo peso. D'accordo? È chiaro che, vi ripeto, ovviamente, in questo caso però, e soprattutto nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto clandestino nascosto con una persona impegnata, la regina di spade, vi ripeto, è in questo momento particolarmente guardinga. È un po', diciamo, sul piede di guerra, proprio perché potrebbe aver capito qualcosa. I personaggi di spade tendono a spiare tantissimo, quindi è una persona che potrebbe tenere d'occhio anche voi ragazze, quindi attenzione, per esempio sui social, piuttosto che nel caso in cui sia una vostra vicina, ha modo comunque di vedervi molto spesso, tiene d'occhio i vostri spostamenti, nel caso in cui sia una collega si informa obiettivamente su, per esempio, le vostre pause pranzo, cioè vuole cercare di capire dove, come, quando e con chi voi possiate farle. C'è una persona che, vi ripeto, rema contro questo rapporto e lo fa, vi ripeto, non in maniera, diciamo, accattivante, perché è una regina di spade, quindi non è una regina di bastoni, non cerca di circuirlo con la sua bellezza, con il suo fascino, ma lo fa attraverso un uso sapiente, furbo e in questo caso ovviamente un po' crudele appunto della comunicazione, cioè sta in qualche modo riuscendo a condizionare anche diciamo le sue scelte, cioè le scelte del vostro diciamo uomo, ex uomo, d'accordo, compagno, fidanzato, insomma l'uomo che stavate appunto frequentando. Quindi vi ripeto, potrebbe però anche essere una madre, perché la regina di spade generalmente non è una ragazzina, non è una donna giovane, quindi è una donna generalmente ovviamente piuttosto adulta, già matura, quindi potrebbe di solito avere dai 40-45 anni in su, quindi non è più una ventenne, ma vi ripeto è una donna molto furba, molto astuta, quindi ha imparato molto ovviamente dalla vita proprio perché non è più un adolescente e di conseguenza avendo molta esperienza ha anche acquisito diciamo delle arti appunto oratorie particolarmente efficaci ed efficienti per ottenere ovviamente lei ciò che vuole, d'accordo? Quindi in qualche modo mette i bastoni fra le ruote in riferimento alle altre persone, ma cerca sempre di trovare beneficio a se stessa, quindi comunque è una persona generalmente sempre particolarmente rancorosa, agguerrita, è una persona che quando ha un obiettivo fa di tutto per portarlo a termine, anche, vi ripeto, a volte usando mezzi non proprio puliti, è una persona che spia, è una persona che potrebbe anche diffondere male lingue, cattive voci per mettervi, per esempio, in cattiva luce ai suoi occhi. Quindi è una persona molto furba, è una persona molto abile. D'accordo? Che con il mentale, una regina di spade, ci sa fare particolarmente. Quindi, obiettivamente, vi ripeto, è un'energia particolarmente negativa.
È chiaro che, vi ripeto, la regina di spade potrebbe essere una donna single oppure una donna che obiettivamente non ha da molto tempo una storia sentimentale fissa, quindi una donna che potrebbe aver cambiato particolarmente tanti partner in quest'ultimo periodo, proprio perché non mai appagata del tutto dai vari partner. E vi ripeto, soprattutto è anche una donna molto sola, quindi non ha tante amicizie, non è una donna che sa farsi amare, ma direi con un carattere del genere. E ovviamente, soprattutto, vi ripeto, è una donna che potrebbe anche essere divorziata, separata, quindi aver collezionato diversi fallimenti in ambito sentimentale o addirittura essere una donna vedova. D'accordo? Quindi vi ripeto, è una donna molto sola, è una donna dal carattere arcigno, è una donna egoista, è una donna molto poco empatica, molto intelligente e furba, ma utilizza appunto la sua intelligenza generalmente per mettere appunto i bastoni fra le ruote per quanto riguarda la realizzazione dei sogni degli altri. D'accordo? Quindi questa donna obiettivamente ha un'energia femminile abbastanza negativa che in qualche modo potrebbe cercare, vi ripeto, di ostacolare il vostro rapporto. Però vi ripeto, non attraverso la sessualità, la sensualità, attraverso le parole. D'accordo? Quindi non è un'altra donna che lui per esempio sta frequentando o con la quale ha rapporti fisici intensi e ovviamente ripetuti. D'accordo? È una donna che è interessata o potrebbe, vi ripeto, essere interessata a lui, ma cerca di ovviamente ottenere la sua attenzione attraverso il dialogo. Vediamo in questa posizione invece, questa seconda coppia di carte, obiettivamente che cosa lui pensa però di voi a questo punto, pur essendo molto forte questa energia negativa, però cerchiamo di capire chiaramente che cosa ovviamente ad oggi lui prova ancora per voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del 4 di bastoni e qui invece abbiamo il cavaliere di denari. Allora ragazzi, in questo caso questa persona pensa che voi possiate avere, cavaliere di denari, un'altra persona al vostro fianco o comunque che voi possiate frequentare qualcun altro in maniera molto stabile, 4 di bastoni. Quindi sicuramente una persona che sta pensando comunque con una certa gelosia ovviamente anche al vostro rapporto. Guardate, qui abbiamo questo 4 di bastoni. 4 di bastoni appunto si riferisce ovviamente ad un rapporto stabile che lui pensa ad oggi possiate avere, vedete? Questa è una scena da matrimonio appunto con un'altra persona, generalmente appunto questo cavaliere di denari. Questo cavaliere di denari lo vede come appunto una persona particolarmente affine a voi, quindi la persona giusta, tra virgolette, per voi. Evidentemente questa persona sa di aver commesso degli errori, ovviamente con voi, di non essere proprio la vostra anima gemella, o comunque sa che in qualche modo voi vi meritiate qualcosa di più. Quindi un cavaliere di denari, cioè un uomo molto furbo, un uomo molto attento, un uomo ovviamente determinato, coraggioso, un uomo che ha degli obiettivi e ovviamente li porta a termine, cosa che potrebbe non essere stato in grado invece di fare lui. È chiaro che nel caso in cui voi siate impegnate e quindi lui abbia sempre saputo della presenza del vostro compagno, pensa che comunque ad oggi tra voi e il vostro compagno le cose possano procedere benone. Nel caso in cui voi invece siate sempre state single o comunque abbiate frequentato solo lui, questa persona dà praticamente per scontato il fatto che voi abbiate qualcun altro al vostro fianco. Una persona generalmente giovane, perché i cavalieri si attestano tra i 30 e i 40 anni, grosso modo, da un punto di vista anagrafico. Vi ripeto, una persona anche benestante, perché parliamo di denari, comunque una persona stabile, forte e determinata. La stabilità ovviamente ci viene ribadita sia dai denari che dal 4 di bastoni. Il 4 di bastoni, ragazzi, vedete, appunto parla di matrimonio, quindi parla di un rapporto solido, stabile, parla delle 4 gambe del tavolo, parla appunto di tutto ciò che rappresenta le 4 mura di casa, l'ambito familiare, l'ambito casalingo.
Quindi vi ripeto, sicuramente questa persona ovviamente dà per scontato che voi possiate avere qualcuno al vostro fianco che in questo momento possa interessarvi particolarmente. Parliamo del 4 di bastoni, quindi con il quale ci possono essere anche rapporti erotici, diciamo fisici, molto piacevoli per voi, che quindi voi siate felice comunque con questa persona. Quindi questa è una persona che in realtà non pensa con possessività morbosa al fatto che voi possiate avere qualcun altro, ma molto probabilmente pensa che voi meritiate qualcun altro, perché siate appunto una persona ovviamente anche esteticamente molto bella, quindi molto ricercata, ma soprattutto anche una donna da apprezzare e che quindi può diventare facile preda appunto di tanti altri corteggiatori. D'accordo? Dunque, sicuramente questa è una persona che immagina e pensa che voi possiate avere qualcun altro ovviamente al vostro fianco e che possiate stare bene con questa persona e che quindi non pensiate più particolarmente a lui, proprio perché con questo 4 di bastoni è una sorta di, diciamo, ricominciare da capo in un rapporto anche, vi ripeto, più serio, più stabile. Evidentemente lui non era in grado di darvi questa stabilità. Questa persona ci sta riflettendo, Quindi vi ripeto, è un modo di pensare, di vedere, a mio avviso, molto maturo e molto saggio. Quindi non sta pensando a voi con rancore, ma sta pensando a voi come una donna meritevole di avere un bellissimo cavaliere di denari al suo fianco. Però, vi ripeto, obiettivamente qui un rivale lui lo vede. D'accordo? E anzi direi che lo dà per scontato. Vediamo ragazzi ora in questa posizione, quindi questa terza coppia di carte, invece appunto come intende muoversi, dunque come si muoverà ovviamente nell'immediato futuro. Qui abbiamo il 10 di bastoni e in questo caso abbiamo la carta ovviamente del sole. Allora ragazzi, è chiaro che in questo caso, quindi l'abbinamento del 10 di bastoni con la carta del sole, parla proprio di un voler in qualche modo ricominciare, diciamo una ciclicità, una nuova ciclicità con voi, ovviamente però partendo da un dato di fatto e da una grande consapevolezza. 10 di bastoni parla appunto di fatica. Cioè questa persona sa che obiettivamente per arrivare al sole con voi, che è il suo obiettivo, dovrà faticare particolarmente. Il 10 di bastoni è appunto, ragazzi, una carta che parla di ovviamente un nuovo ciclo, perché è l'ultimo arcano minore del seme di bastoni. Quindi parla di chiudere un ciclo negativo, ovviamente in riferimento al passato, per aprirsi a qualcosa di nuovo con voi, ovviamente. È chiaro che però questa persona sa di dover faticare molto, perché innanzitutto, vi ripeto, è consapevole del fatto che voi possiate avere qualcun altro al vostro fianco, ma ovviamente in seconda battuta qui abbiamo il 10 di bastoni, cioè questa è una persona che, vi ripeto, dà per scontato che per riavvicinarsi a voi dovrà in qualche modo faticare parecchio proprio perché potrebbe temere un vostro rifiuto o evidentemente questa persona ha combinato qualcosa di particolarmente grave che ha portato appunto il vostro rapporto comunque in questo momento a chiudersi o comunque ad essere in stand-by. Quindi vi ripeto, con la carta del 10 di bastoni, questa persona sa e ha intenzione di ritornare da voi e anche di impegnarsi, ragazzi, questo sicuramente, in un futuro nei vostri confronti. Ma vi ripeto, sa che sicuramente per arrivare a questo meraviglioso sole, quindi per arrivare di nuovo ad un rapporto vero e proprio con voi e anche in qualche modo a riconquistare il vostro cuore, perché la carta del sole parla ovviamente d'amore, quindi di sentimenti, ecco questa persona sa che obiettivamente per riuscire in qualche modo appunto a rivivere questi momenti con voi, a riaprire la storia, ovviamente dovrà impegnarsi e faticare tanto, perché vi ripeto il 10 di bastoni parla di fatica, d'accordo? Parla di oneri abbastanza pesanti a cui questa persona deve assolvere. Nel caso in cui soprattutto questo sia un rapporto obiettivamente clandestino, quindi con una persona impegnata, questa persona sa che ovviamente dovrà
promettervi che cosa? La carta del sole, cioè l'ufficializzazione o comunque, se non altro, la lealtà o comunque la trasparenza. Cioè, questa persona sa che o dovrà lasciare la compagna ufficiale oppure dovrà giocare a carte completamente scoperte, cioè dovrà avere un atteggiamento sincero e ovviamente leale nei vostri confronti, cioè ovviamente parlarvi chiaramente della sua situazione sentimentale con la compagna ufficiale e ovviamente essere il più possibile sincero con voi, dicendovi a chiare lettere se ha mai pensato e penserà di lasciare la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi se è fattibile o meno una situazione di questo tipo. Quindi questo è un esempio, cioè è una persona che dovrà giocare a carte scoperte. Quindi sa che dovrà ovviamente tornare da voi con un atteggiamento molto più chiaro, molto più deciso, molto più sicuro, determinato, ma soprattutto aperto e leale. Comunque vi ripeto, il 10 di bastoni parla proprio di un progetto che questa persona vuole portare a termine, ma che verrà realizzato con tanta fatica. D'accordo? Quindi ci sono ancora delle situazioni anche abbastanza pesanti, dei fardelli che questa persona dovrà cercare ovviamente in qualche modo di risolvere, quindi problematiche, ostacoli che ovviamente impediscono comunque al vostro rapporto di procedere. Quindi ci sono ovviamente ancora dei fardelli che questa persona dovrà ovviamente ancora portarsi dietro. Ci sono delle situazioni che questa persona deve andare a sistemare o anche addirittura a chiarire direttamente con voi. Per quanto riguarda, ragazzi, ovviamente le tempistiche del 10 di bastoni, generalmente appunto qualsiasi movimento questa persona abbia intenzione di fare nei vostri confronti e ha intenzione di muoversi nei vostri confronti, perché parliamo di bastoni, quindi azioni vere e proprie, generalmente appunto il 10 di bastoni, come le ultime tre carte appunto numerali dei bastoni, l'8, il 9 e il 10 di bastoni, rappresenta generalmente appunto l'ultima decade di un mese. Cioè, vi faccio un esempio, nel caso in cui voi andiate a guardare questo video nei primi giorni di ottobre, questa persona conta appunto di muoversi e tornare da voi, ma in maniera concreta, vi ripeto, entro fine ottobre, quindi entro la terza decade del mese di ottobre, o comunque a prescindere da quando voi andiate a guardare, vi ripeto, questo video, sicuramente conta di muoversi entro appunto una trentina di giorni, quindi grosso modo entro un mese. Quindi questa persona conta di riuscire a rivedervi o comunque in qualche modo di riuscire a riprendere in mano il vostro rapporto, però non dopo ovviamente grande fatica. La carta del sole parla ovviamente di un ritrovarsi, di uno stare insieme. La carta del sole parla anche ovviamente di rapporto fisico, quindi sicuramente questa persona vorrà rivedervi, vorrà risentirvi, ma ovviamente abbinamento bastoni e chiaramente sole ci parla sicuramente di un rapporto fisico che questa persona vorrà ovviamente consumare con voi. D'accordo? Quindi la finalità però non è solo il sesso, non è soltanto l'erotismo, qui c'è anche sentimento, perché parliamo della carta del sole che è una carta molto completa per quanto riguarda l'amore e i sentimenti, però ovviamente ragazzi, chiaramente questa è una persona molto attratta da voi e ovviamente anche felicemente eccitata, quindi grosso modo conta di muoversi entro un mesetto circa o comunque entro una trentina di giorni proprio per sbloccare la situazione, rivedervi, risentirvi e ovviamente di conseguenza poter rimettere, diciamo, in piedi la vostra storia, ma non senza prima aver chiarito con voi, con se stesso ed eventualmente appunto anche con altre persone qualcosa in più che potrebbe sino ad ora aver ostacolato il vostro rapporto. Ora vediamo le due carte centrali, quindi il responso definitivo. Teniamo per ultime le due posizioni inerenti al consiglio che vi viene dato invece dagli arcani e dunque vediamo appunto nelle due posizioni appunto centrali che cosa accadrà come carta appunto destinale. Allora, in questo caso abbiamo uno splendido imperatore e in questo caso abbiamo il carro. Allora, ragazzi, sicuramente questa persona
vuole ritornare da voi e ritornerà da voi. La carta del carro parla di successo, parla di vittoria, quindi nel momento in cui questa persona ritornerà da voi, lo farà ovviamente consapevole del fatto che chiaramente il rapporto ovviamente con voi andrà a riprendere. Quindi, e sicuramente ha ragione, perché obiettivamente la carta del carro parla appunto di successo. Quindi parla di un successo con questo meraviglioso imperatore che darà sfoggio massimo della sua determinazione, del suo coraggio e ovviamente della sua intenzionalità nei vostri confronti. Cioè, la carta dell'imperatore parla di una persona molto forte, determinata, forse come non lo è mai stata appunto in vita sua, una persona che ovviamente arriverà da voi con l'intenzionalità di, in qualche modo, vi ripeto, riprendere il vostro rapporto, ma seguendo comunque, diciamo, delle regole o comunque delle azioni prestabilite che terranno conto di una certa razionalità. Cioè l'imperatore non agisce con impulso, cioè non è la carta del matto, d'accordo? Ma agisce con consapevolezza e con maturità e saggezza. Quindi questa persona tornerà innanzitutto cambiata, quindi noterete una maggior voglia di stabilità, di solidità. L'imperatore parla di successo, parla di una persona ambiziosa che vuole raggiungere un obiettivo, l'obiettivo siete voi. È una persona che sarà pronta ad un rapporto stabile. Quindi nel caso in cui il vostro rapporto si sia interrotto perché questa persona non voleva impegnarsi con voi, lo vorrà. Quindi l'imperatore parla anche di belle notizie, parla di una persona forte, coraggiosa, che si prenderà le proprie responsabilità. Quindi avrà idee chiare, saprà ciò che vuole. L'imperatore parla però anche di passione, di sensualità e sessualità. Quindi, vi ripeto, questa persona andrà in qualche modo ad ottenere ciò che vuole, cioè anche un contatto fisico importante con voi, ma saprà darvi tutte le certezze di cui voi avrete bisogno. Per quanto riguarda le tempistiche, l'imperatore ci conferma quello che abbiamo detto sino ad ora con il 10 di bastoni, ossia l'imperatore ha delle tempistiche di realizzazione molto veloci, circa un mese al massimo. Quindi vi ripeto, entro un mese al massimo questa persona vi porterà delle ottime notizie. Delle notizie che vi stupiranno, perché la carta del carro parla di un successo anche a volte inaspettato, di un progresso che avverrà molto velocemente, perché il carro rappresenta movimenti quindi molto veloci, quasi inaspettati, movimenti in avanti, quindi una situazione che si sblocca d'improvviso, anche oltre le distanze, perché il carro può parlare anche di un ritorno vero e proprio, cioè nel caso in cui questa persona sia lontana, geograficamente potrebbe riavvicinarsi a voi. Nel momento in cui questa persona si riavvicinerà a voi, questa persona ovviamente riuscirà a dimostrarvi tutto quello che pensa e prova per voi. Carro ribadisce ovviamente il successo, l'avanzamento, la vittoria, la riconciliazione, ovviamente tra di voi. Voi che siete due persone molto diverse caratterialmente, perché generalmente nei mazzi più tradizionali la carta del carro è rappresentato appunto dal principe del carro che cerca comunque di procedere lungo la via, lungo il percorso e il sentiero, pur avendo appunto due destrieri particolarmente diversi, uno bianco e uno nero, che tendono ad essere particolarmente indisciplinati. Ecco, voi due siete molto diversi, caratterialmente, ma non per questo il vostro rapporto non può comunque diventare qualcosa di importante, anzi, il carro parla proprio di questo, cioè dell'unione molto, diciamo, intensa anche da un punto di vista erotico e sessuale, grazie proprio al fatto che siete molto diversi. Questa cosa vi piace e vi piacerà. Quindi riuscirete a vivere queste, diciamo, differenze in maniera complementare, arricchendo l'uno la vita dell'altro e dell'altra. Il carro parla anche di incontri eroticamente pepati, quindi grande passione. D'accordo? Quindi sicuramente sarà un rapporto che riprenderà e riprenderà anche molto bene.
La carta del carro, vi ripeto, parla del principe del carro che torna vittorioso da una battaglia. Quindi sbaraglierà tutti i rivali. Questo cavaliere di denari non sarà più un problema, perché obiettivamente parla di vittoria sui rivali. Anche in questo caso le tempistiche sono velocissime, addirittura il carro velocizza le tempistiche. Quindi entro al massimo 1 o 2 settimane di tempo. Dai 10 ai 15 giorni di tempo, al massimo 3 settimane, questa persona farà un'azione importante nei vostri confronti. Oppure, vi ripeto, c'è un viaggio, uno spostamento che però non vi allontana, ma vi in qualche modo avvicina. Questo per quanto riguarda coppie che vivono appunto rapporti a distanza, oppure con una persona che è impegnata, per esempio, professionalmente altrove, per esempio all'estero. D'accordo? Quindi c'è sicuramente il ritorno, ovviamente, da parte di questa persona. Quindi vi ripeto, ovviamente abbiamo una stesa molto bella che mostra un rapporto che riprende, quindi riprenderà, cioè sicuramente vi rivedrete e qui ci sono dei rapporti anche fisici importanti e un rapporto che procede grazie soprattutto alla forza di volontà di questa persona, per cui vi sembrerà molto più stabile, con una voglia maggiore in qualche modo di appunto rendere anche il vostro rapporto molto più stabile, più solido. Vedrete questa persona più matura, quasi cambiata, in barba a qualsiasi tentativo di questa appunto rivale regina di spade o cavaliere di denari. Vediamo ragazzi in queste ultime ovviamente 2 posizioni invece il consiglio che vi viene ovviamente dato dagli arcani. Allora, in questa posizione abbiamo il 3 di bastoni e in questa posizione abbiamo il 6 di coppe. Allora ragazzi, il 3 di bastoni ci parla di un'attesa proficua che per voi sarà particolarmente foriera di riflessioni importanti, perché vedete qui abbiamo questa splendida donna che è circondata da 3 corteggiatori. Quindi obiettivamente gli arcani vi stanno comunque preannunciando, oltre alla presenza ovviamente del soggetto della stesa, anche di altri corteggiatori. Quindi molto probabilmente questo cavaliere di denari c'è già o si farà a breve avanti. Quindi voi avrete altre opzioni e possibilità. Ovviamente voi vi prenderete del tempo, perché il 3 di bastoni parla appunto di attesa. Vi prenderete del tempo per guardarvi dentro, cioè avere più possibilità, vi dà la possibilità appunto di scegliere, ma anche di capirvi meglio, di capire cosa effettivamente fa per voi, cosa vi fa star bene. Quindi andrete in qualche modo a, diciamo, guardarvi dentro per cercare di capire quale tra queste persone possa fare veramente il caso vostro e quindi se il soggetto della stesa possa in qualche modo rappresentare effettivamente un corretto ritorno, oppure se invece dobbiate in qualche modo cercare altrove la vostra felicità. Quindi avere più possibilità vi aiuterà a capirvi meglio, quindi a scegliere effettivamente la persona più giusta. Chiaramente la carta del 6 di coppe parla anche del ritorno di qualcuno dal passato. Quindi le carte vi consigliano comunque di non abbandonare delle situazioni del passato che sono ancora da chiarire e se non altro karmicamente da vivere. Cioè, qui ci sono ancora delle situazioni che andrete a vivere, per cui il karma ve le riporterà dinanzi. Quindi non solo, attenzione, questa persona potrebbe tornare dal passato, ma anche altre persone potrebbero tornare dal passato, perché il 6 di coppe parla di molteplicità, di pluralità, quindi potrebbero tornarvi altre persone dal passato. Ecco, gli arcani vi consigliano di prendervi i tempi giusti per poter scegliere razionalmente, perché il sesto, ovviamente, arcano maggiore a cui si chiaramente rifanno gli arcani minori di grado sesto, appunto, è la carta dell'innamorato, che rappresenta la scelta. Quindi scegliete ponderando con attenzione e mettendo come priorità la vostra felicità. Ma vi ripeto, qui ci sono diversi ritorni, quindi non solo questa persona. Perché il karma vi fa questo? Perché evidentemente
queste storie non hanno esaurito, queste persone, non hanno esaurito il loro cammino al vostro fianco. C'è ancora qualcosa che devono darvi e quindi un insegnamento da trarne. Questo è il karma, ragazzi. Quindi qui ci sono ancora delle situazioni, delle storie, delle persone da vivere e rivedere. Ci sono ancora delle situazioni che dovrete andare a toccare con mano, ma che vi porteranno tra i bastoni ad una scelta. E quindi a decidere, in maniera più chiara, anche voi. Cioè, questo percorso di maturazione di cui vi parlavo con l'imperatore non spetterà solo all'imperatore, ma evidentemente anche a voi. Quindi avrete più persone tra cui scegliere. D'accordo? Quindi ritorni dal passato, situazioni da rivivere, da rivedere. Quindi avrete il vostro bel da fare, ragazzi, nel prossimo mesetto, sicuramente entro le prossime 2 o 3 settimane, perché anche il 6 di coppe parla comunque appunto di coppe, quindi situazioni che ovviamente previste avvengono entro qualche giorno, qualche settimana al massimo. Ovviamente tempistiche identiche per quanto riguarda il 3 di bastoni, che parla appunto di al massimo una decina, quindicina di giorni, cioè ci saranno delle situazioni che si vanno a muovere e a smuovere, cioè noterete la corte, il corteggiamento da parte di un'altra persona, se non altro un'altra, ma anche più di una persona. E questo vi farà capire molto di cosa volete veramente, di quali sono magari anche le caratteristiche tra tutte queste persone che ovviamente fanno per voi per quanto riguarda l'avere al proprio fianco la persona giusta. Tutti noi abbiamo delle caratteristiche che vorremmo possa avere il nostro uomo ideale. Ecco, voi riuscirete in qualche modo a creare una sorta di piccola lista delle caratteristiche migliori. Questo vi aiuterà a scegliere, a essere più consapevoli, ragazzi, a vivere l'amore, a vivere quello che va e quello che non va, anche con più consapevolezza, che non vuol dire arrendevolezza, attenzione, non vuol dire rassegnarsi, vuol dire scegliere, ragazzi. E la scelta è fondamentale nella vita, avere la possibilità di scegliere secondo i propri criteri e non quelli degli altri. Mettetevi, ragazzi, sempre come priorità. La vostra felicità è fondamentale, perché la vita è preziosissima in ogni singolo istante. Questo io ci tengo sempre a ribadirlo, ragazzi. Dunque, stesa molto bella, veramente molto bella. Sono molto contenta perché dà delle energie molto positive. Poi il sole è una carta stupenda, il carro, l'imperatore, tutte veramente arcani, carte molto molto belle che rimandano un'energia positiva anche a me, che comunque in qualche modo le sto leggendo. Quindi veramente una bellissima stesa, un ritorno assolutamente presente, dopo comunque fatica e impegno da parte di questa persona. Comunque la situazione, grosso modo entro un mesetto circa, si andrà comunque a smuovere, una situazione che si andrà comunque a sbloccare, avrete delle ottime notizie e anche altre opportunità ovviamente che arrivano direttamente dal passato e ovviamente volute in particolar modo proprio dal karma. Ovviamente, ragazzi, come vi ho detto poco fa, mi raccomando, mettetevi sempre come priorità. Ovviamente cercate di avere un obiettivo, la vostra serenità e la vostra felicità, e ovviamente, come sempre, ragazzi, mi raccomando, tenete duro, forza, determinazione, consapevolezza, coraggio e ovviamente buona fortuna e a presto!